Ti sei mai chiesto perché quella persona incredibilmente intelligente che conoscevi è semplicemente svanita, sparita dai radar sociali, zero partecipazione, zero interesse, come se si fosse ritirata dal mondo? Non è un caso isolato, è un'epidemia silenziosa. Le menti più acute stanno abbandonando la società di massa e quando capirai il perché, tutto assumerà un senso terrificante. L'insostenibile peso dell'essere consapevoli in un mondo che dorme. Marco Aurelio scriveva: «Quanto disturba chi non sa quello che accade nell'anima di un altro. Ma cosa succede quando la tua anima vede troppo? Quando percepisci ogni falsità, ogni manipolazione, ogni inganno che altri accettano come normale? Viviamo in un'epoca di ipnosi collettiva e le persone intelligenti sono naturalmente immuni a questo sonno della ragione. Guardano una pubblicità e vedono la psicologia della manipolazione dietro ogni colore, ogni suono, ogni parola, assistono a una riunione e percepiscono le dinamiche di potere nascoste, i giochi politici, le menzogne eleganti, sentono un politico parlare e riconoscono immediatamente le tecniche di persuasione, le mezze verità, le promesse vuote. Non è un superpotere, è una maledizione. Seneca diceva: «La verità non teme la luce, ma in una società costruita sulle ombre, chi porta la luce diventa un nemico». E le persone intelligenti lo sanno che la loro lucidità è scomoda, sanno che le loro domande disturbano, sanno che la loro presenza smonta le illusioni di cui gli altri hanno bisogno per sopravvivere psicologicamente. Inizia tutto con piccoli segnali. Ti accorgi che quando parli, le persone distolgono lo sguardo. Le tue osservazioni creano silenzio imbarazzato. I tuoi ragionamenti vengono liquidati con un «sì, ma» che non porta da nessuna parte. E qui arriva il primo tradimento. Ti rendi conto che la società non vuole la verità, vuole la conferma, non cerca soluzioni, cerca rassicurazioni. Epitteto insegnava: «Non sono i fatti che turbano gli uomini, ma i giudizi sui fatti». Le persone brillanti hanno imparato a giudicare i fatti senza filtri emotivi e questo le rende inadatte alla conversazione sociale moderna, dove tutto deve essere filtrato attraverso l'ottimismo forzato, la positività tossica, il «va tutto bene», anche quando va tutto male. C'è qualcosa di ancor più profondo. Quando sei intelligente non puoi spegnere il cervello a comando, non puoi smettere di analizzare, non puoi fingere di non vedere. È come avere un rilevatore di fumo che suona continuamente in un mondo in fiamme, mentre tutti gli altri hanno tolto le batterie dai loro rilevatori. Il risultato? Un isolamento progressivo e inevitabile, non per scelta, ma per sopravvivenza mentale. Questa settimana, quando senti qualcosa che non ti convince, invece di accettarlo passivamente, fatti 3 domande. Chi beneficia di questa informazione? Cosa non mi stanno dicendo? E quale interesse c'è dietro questo messaggio? Annotalo. Scoprirai schemi inquietanti. Il tradimento delle relazioni superficiali in un'epoca di connessioni finte. L'amicizia che finisce non è mai esistita. Così parlava Seneca, e questo concetto oggi è più attuale che mai. Prima di continuare, ti svelo qualcosa che cambierà per sempre il modo in cui vedi le tue relazioni. C'è un test semplice e diretto che rivela chi sono i veri amici nella tua vita. Te lo dirò nel prossimo capitolo, ma prima devi capire perché le persone intelligenti si sentono circondate da fantasmi relazionali. Hai mai provato quella sensazione strana di essere in mezzo a un gruppo di persone che conosci da anni e sentirti completamente solo? Come se parlassi una lingua che nessuno capisce, come se le tue emozioni fossero troppo intense, i tuoi pensieri troppo complessi, la tua sensibilità troppo acuta per quel contesto. Non sei strano, è il mondo che è diventato emotivamente sordo. Le persone intelligenti sperimentano le emozioni con un'intensità che spaventa gli altri, sentono la musica con più profondità, vivono l'arte con più passione, percepiscono l'ingiustizia con più dolore. È come avere tutti i sensi amplificati in un mondo che preferisce l'anestesia emotiva. Marco Aurelio scriveva: «Quando ti alzi al mattino,
Pensa a quale prezioso privilegio è essere vivi, respirare, pensare, provare gioia, amare. Ma cosa fai quando ti alzi e capisci che la maggior parte delle persone intorno a te ha smesso di pensare davvero, di provare gioia autentica, di amare senza calcoli? Ti ritrovi a vivere in un mondo di zombie emotivi, persone che si muovono, parlano, ridono, ma dentro sono vuote, hanno sostituito l'autenticità con la performance sociale, hanno barattato l'intimità vera con la connessione digitale superficiale. E tu, con la tua sensibilità acuta, percepisci questo vuoto. Lo senti nelle conversazioni ripetitive, negli abbracci meccanici, nei sorrisi forzati. È come essere l'unico sobrio a una festa di ubriachi. Vedi tutto con chiarezza devastante. Le persone intelligenti bramano connessioni profonde. Vogliono parlare di cosa significa essere umani, di come affrontare la mortalità, di come trovare significato nell'apparente assurdità dell'esistenza. Ma il mondo vuole parlare del tempo, del traffico, dell'ultima serie Netflix. Non è snobismo intellettuale, è fame emotiva. Iniziano a ritirarsi non dalle persone, ma dalla superficialità. Smettono di partecipare ai rituali sociali vuoti, declinano gli inviti a eventi dove dovranno fingere di essere qualcun altro, scelgono la solitudine autentica piuttosto che la compagnia falsa. E qui sta il paradosso crudele. Più si ritirano, più vengono etichettate come asociali, strane, problematiche. La società interpreta la loro ricerca di autenticità come un rifiuto delle persone, ma in realtà è l'esatto contrario, è un rifiuto della finzione. Epitteto diceva: la ricchezza consiste non nell'avere grandi proprietà, ma nell'avere pochi bisogni. Le persone intelligenti hanno capito che la vera ricchezza relazionale consiste non nell'avere molti contatti, ma nell'avere poche relazioni autentiche. Fai una lista delle persone con cui passi del tempo. Accanto a ogni nome scrivi: posso essere completamente me stesso con questa persona? Se la risposta è no per la maggior parte dei nomi, è ora di fare delle scelte coraggiose. La ribellione silenziosa contro il sistema del successo vuoto. Ricordi il test che ti avevo promesso? Eccolo. Prova a esprimere un dubbio genuino su qualcosa che tutti nella tua cerchia considerano giusto. Osserva le reazioni. Non ti attaccheranno l'idea, attaccheranno te. Questo ti rivelerà chi sono i veri pensatori nella tua vita e chi sono i seguaci camuffati da amici. Andiamo oltre. C'è una ribellione in corso che nessuno vuole vedere. Una resistenza silenziosa ma potente. Seneca scriveva: non è che abbiamo poco tempo, è che ne sprechiamo molto. E le persone intelligenti lo hanno capito profondamente. Hanno capito che il sistema moderno del successo è una gigantesca macchina mangianime. Lavorare 10-12 ore al giorno per comprare cose che non servono, con soldi guadagnati facendo lavori che non hanno significato, per impressionare persone che non ti stimano. È la definizione perfetta dell'assurdo esistenziale. C'è di più. Il sistema non è semplicemente assurdo, è progettato per essere dipendente, crea bisogni artificiali, genera ansie immaginarie, offre soluzioni temporanee che creano nuovi problemi. È un circolo vizioso perfetto che trasforma esseri umani in criceti su una ruota cosmica. Le persone brillanti vedono questo meccanismo con chiarezza cristallina. Riconoscono che il successo moderno è spesso sinonimo di fallimento esistenziale, che la carriera è spesso una parola elegante per definire la prostituzione dell'anima, che l'ambizione è frequentemente un eufemismo per l'avidità travestita da virtù. Non è cinismo, è realismo esplicito. Marco Aurelio, che era letteralmente l'uomo più potente del suo tempo, scriveva: «Ricorda che molto presto tu e tutti quelli che conosci sarete morti, e poco dopo anche i vostri nomi saranno dimenticati». Non lo diceva per deprimere, ma per liberare, per far capire che l'ossessione per status symbol e riconoscimenti sociali è una forma di pazzia temporanea. Le persone intelligenti iniziano a fare scelte che sembrano folli agli occhi del mondo, rifiutano promozioni che richiederebbero di tradire i loro valori, abbandonano carriere redditizie per perseguire significato, scelgono la libertà finanziaria attraverso la frugalità piuttosto che la ricchezza attraverso la schiavitù dorata.
e il mondo li giudica, li considera falliti, perdenti, illusi, ma loro sanno qualcosa che gli altri non capiscono, che il vero fallimento non è non riuscire secondo i parametri del sistema, ma riuscire in un sistema che distrugge l'anima. C'è una frase di Epitteto che dovrebbe essere scritta a lettere cubitali in ogni ufficio: nessuno può farti del male senza il tuo consenso. Le persone intelligenti hanno smesso di dare il consenso al sistema che le vuole schiave felici. Stanno creando una nuova definizione di successo, una definizione che include tempo libero, pace mentale, relazioni autentiche, crescita personale, contributo significativo al mondo, roba che non si può comprare, ma si può solo coltivare. Calcola quante ore della tua settimana dedichi ad attività che ami davvero, che ti danno energia, che hanno significato per te. Se è meno del 30% del tuo tempo da sveglio, è ora di rivoluzionare la tua vita. L'epidemia della solitudine intellettuale nell'era dell'iperconnessione. Ecco il paradosso più crudele del nostro tempo. Siamo più connessi che mai, ma non siamo mai stati così soli. E per le persone intelligenti, questa solitudine è particolarmente devastante. Quello che sto per dirti cambierà completamente la tua percezione della solitudine moderna. Immagina di essere un appassionato di jazz in un mondo dove esiste solo la musica trap. Non è che la musica trap sia sbagliata, semplicemente hai bisogno di complessità armonica, di improvvisazione, di profondità, ma tutto quello che trovi sono beat ripetitivi e testi banali. Questo è quello che provano le persone intelligenti nel panorama sociale moderno. Seneca diceva: tutta la crudeltà nasce dalla debolezza. E la crudeltà più sottile del nostro tempo è proprio questa: aver creato un mondo che punisce la profondità e premia la superficialità. I social media hanno trasformato le relazioni umane in uno spettacolo continuo. Tutti sono attori, nessuno è più pubblico. Tutti performano la propria vita, nessuno la vive davvero. E le persone intelligenti, che hanno bisogno di autenticità come l'aria, si sentono soffocare in questo teatro dell'assurdo. C'è qualcosa di ancora più inquietante. La tecnologia ha creato l'illusione della connessione mentre distrugge la capacità di connessione reale. Le persone hanno perso l'arte della conversazione profonda, della riflessione condivisa, del silenzio confortevole insieme. Marco Aurelio scriveva: la qualità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri, ma viviamo in un'epoca dove i pensieri di qualità sono considerati un lusso inutile, dove la riflessione è vista come perdita di tempo, dove la meditazione è diventata un'app da 5 minuti invece di una pratica di vita. Le persone intelligenti si trovano circondate da individui che hanno affidato la propria memoria agli smartphone, la propria capacità di orientamento al GPS, la propria abilità sociale ai social network. È come trovarsi in un mondo di cyborg con l'anima spenta, e quando provano a condividere questo disagio vengono accusate di essere nostalgiche, pessimiste, resistenti al progresso. Non è resistenza al progresso, è resistenza alla regressione mascherata da evoluzione. Epitteto insegnava: hai potere su una sola cosa, i tuoi pensieri. Ma le persone hanno dato via questo potere, lo hanno venduto alle piattaforme digitali, alle aziende di marketing, ai manipolatori dell'attenzione. E le persone intelligenti, che hanno tenuto stretto questo potere, si ritrovano sempre più isolate. Non trovano interlocutori alla loro altezza, non trovano conversazioni che li nutrano, non trovano ambienti che rispettino la loro profondità. Il risultato è un tipo di solitudine particolare, la solitudine dell'intelligenza. Essere circondati da persone, ma sentirsi completamente incompresi. Avere 1000 contatti, ma 0 connessioni vere. Vivere in un mondo pieno di parole, ma vuoto di significato. Per una settimana, ogni volta che hai un momento libero, invece di prendere lo smartphone, prendi carta e penna e scrivi i tuoi pensieri. Scoprirai quanto la tua mente è più ricca e complessa di quello che i social ti fanno credere. Quando l'intelligenza emotiva diventa un'arma a doppio taglio. C'è un aspetto dell'intelligenza di cui nessuno parla mai, ma che rende la vita delle persone brillanti un inferno quotidiano. Sto parlando della capacità di leggere le persone come libri aperti.
Prima di rivelarti quale strategia antica può trasformare questa sensibilità da maledizione in superpotere, devi capire perché molte persone intelligenti sviluppano quello che io chiamo il complesso dell'empatico esaurito. Marco Aurelio, nonostante fosse imperatore, scriveva: «Quanto dolore costa tutto ciò che non è mai accaduto». E le persone intelligenti soffrono proprio per questo. Vedono il dolore che gli altri si creano, prevedono i disastri che stanno per abbattersi su chi amano, percepiscono le bugie che distruggeranno relazioni. È un dono terribile. Entri in una stanza e immediatamente percepisci le tensioni non dette. Vedi la moglie che sta per tradire il marito, anche se lui non sospetta nulla. Riconosci il collega che sta preparando un colpo basso, anche se sorride e fa complimenti. Capisci che l'amico sta attraversando una crisi esistenziale, anche se dice che va tutto bene. E cosa fai con queste informazioni? Se parli, vieni accusato di essere negativo, pessimista, ficcanaso. Se taci, diventi complice di situazioni che ti fanno star male. È una trappola senza uscita. Seneca diceva: «Il dolore è inevitabile, la sofferenza è opzionale». Ma per le persone altamente sensibili, la sofferenza sembra inevitabile quanto il dolore. Soffrono per il proprio dolore e per quello degli altri. Soffrono per le ingiustizie che vedono e per quelle che non riescono a prevenire. C'è una forma particolare di esaurimento che colpisce le persone intelligenti, l'esaurimento emotivo. Non è depressione, è l'effetto di sentire troppo intensamente, di elaborare troppo profondamente, di preoccuparsi troppo genuinamente. Sono quelle persone che piangono davanti alle notizie, che non riescono a guardare film violenti, che si sentono fisicamente male quando vedono ingiustizie. Il mondo le etichetta come troppo sensibili, ma in realtà sono normalmente sensibili in un mondo che è diventato emotivamente insensibile. Epitteto insegnava: chi vuole essere libero non deve desiderare né evitare quello che dipende dagli altri. Ma come fai a non desiderare che le persone che ami stiano bene? Come fai a non evitare di vedere sofferenza inutile? Le persone intelligenti si trovano intrappolate tra due fuochi. O smussano la propria sensibilità e perdono parte della loro umanità, o la mantengono intatta e rischiano l'esaurimento emotivo. Molte scelgono una terza via, la ritirata strategica. Si allontanano dalle situazioni tossiche, limitano l'esposizione a contenuti negativi, scelgono accuratamente le persone con cui condividere la propria sensibilità. Non è indifferenza, è autoconservazione, non è egoismo, è saggezza. Hanno capito che per aiutare gli altri devono prima salvare se stesse. Ecco la strategia antica che ho promesso. I filosofi stoici chiamavano questo approccio la disciplina dell'attenzione. Scegliere consapevolmente a cosa dedicare la propria energia emotiva e mentale. Distinguere tra quello che puoi controllare e quello che non puoi controllare. Investire solo nel primo gruppo. Ogni mattina, prima di affrontare la giornata, fai questo esercizio stoico. Scrivi 3 cose che ti preoccupano. Per ognuna, chiediti: è sotto il mio controllo? Se sì, pianifica un'azione. Se no, pratica il distacco. È un muscolo che va allenato ogni giorno. Il futuro delle relazioni umane nell'era post-autenticità. Siamo arrivati al cuore del problema. E quello che sto per dirti potrebbe cambiare per sempre il modo in cui vedi il futuro dell'umanità. Stiamo assistendo alla nascita di 2 specie umane diverse, i connessi superficiali e i disconnessi profondi. E questa divisione determinerà il futuro della nostra civiltà. Marco Aurelio scriveva: «La migliore vendetta è non essere come il tuo nemico». Le persone intelligenti hanno capito che la migliore risposta a un mondo superficiale non è diventare superficiali, ma creare profondità alternativa. Stanno nascendo comunità parallele, gruppi di persone che si sono stancate del teatro sociale e hanno deciso di costruire qualcosa di nuovo. Non stiamo parlando di sette o movimenti estremisti, stiamo parlando di professionisti, artisti, imprenditori, pensatori che stanno creando reti alternative basate su valori diversi. Questi gruppi condividono alcune caratteristiche, privilegiano la qualità sulla quantità, la profondità sulla larghezza,
l'autenticità sulla prestazione. Sono disposti a sacrificare la popolarità per l'integrità, il successo sociale per la pace interiore. C'è un aspetto inquietante in questa divisione. Mentre i disconnessi profondi si ritirano, i connessi superficiali perdono sempre più contatto con la realtà. Vivono in bolle autoreferenziali, alimentate da algoritmi che confermano i loro pregiudizi, circondate da persone che pensano esattamente come loro. Seneca diceva: ogni cosa nuova sembra difficile, non impossibile. E quello che sta succedendo ora sembrava impossibile solo 20 anni fa, la disgregazione del tessuto sociale comune. Non abbiamo più conversazioni nazionali, non abbiamo più valori condivisi, non abbiamo più una realtà comune. Ogni gruppo vive nella propria bolla, con le proprie verità, i propri fatti, le proprie regole morali. E in questo scenario, le persone intelligenti stanno facendo una scelta drastica. Invece di cercare di riparare un sistema rotto, stanno costruendo sistemi alternativi. Invece di combattere la stupidità imperante, stanno creando sacche di intelligenza. Invece di cercare di educare chi non vuole essere educato, stanno educando chi è già disposto ad apprendere. È una strategia di lungo termine. Sanno che non possono cambiare il mondo intero, ma possono creare micromondi dove i valori che considerano importanti possono prosperare. Epitteto insegnava: non puoi controllare quello che ti succede, ma puoi controllare come reagisci. E questa è esattamente la strategia che stanno adottando. Non possono controllare la deriva della società, ma possono controllare come costruire alternative. Il risultato sarà probabilmente una società sempre più polarizzata. Da una parte, una maggioranza sempre più superficiale, emotivamente dipendente, intellettualmente pigra. Dall'altra, una minoranza sempre più profonda, emotivamente autonoma, intellettualmente sofisticata. Non è un futuro rassicurante, ma è probabilmente inevitabile. La domanda che devi farti è: da che parte vuoi stare? Vuoi far parte del problema o vuoi far parte della soluzione? Vuoi contribuire al rumore o vuoi cercare il silenzio fertile dove nascono le idee vere? Identifica 3 persone nella tua vita che rappresentano i valori che consideri importanti: autenticità, profondità, crescita personale. Pianifica di passare più tempo con loro. Poi identifica 3 ambienti o situazioni che ti prosciugano emotivamente. Pianifica di ridurre gradualmente la tua presenza in quegli ambienti. È l'inizio della tua rivoluzione personale. Le menti brillanti non stanno sparendo, si stanno nascondendo, si stanno riorganizzando, si stanno preparando. La domanda non è se torneranno. La domanda è: quando torneranno, saremo pronti ad ascoltarle? Seneca diceva: ogni giorno è un passo verso l'eternità. Ogni scelta che fai oggi sta determinando da che parte della storia ti troverai domani. La saggezza comincia nella meraviglia. Socrate: il mondo ha bisogno della tua intelligenza, ma prima la tua intelligenza ha bisogno che tu la protegga. Tu da che parte stai? Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.